Buongiorno! Ma che bell'amico che abbiamo oggi qui con noi. Benvenuti sul canale Ciceroni per caso. Io sono Gianluca Io sono Kasia e oggi siamo a Kielce, città dal nome strano che prende origine dal nostro amico. Cosa c'è da vedere a Kielce? Vogliamo dire qualcos'altro? No? Quindi? Sigla. O, dove vai? Czy my przypominać? Pamiętajcie o włączeniu polskich napisów. E scacco? Scacco? Scacco rotto? O scacco matto? Scoppiamo. Perché si chiama Kielce questa città? Bene, iniziamo il nostro tour vicino alla statua del cinghiale, dove a terra possiamo trovare delle piastre che raccontano l'origine del nome della città di Kielce. In passato c'era un re che aveva una disputa con un vescovo e per proteggere il figlio da queste dispute aveva mandato insieme a dei cavalieri il figlio nella foresta in modo tale che fosse lontano da queste battaglie, da queste situazioni un po' complicate. Quando il figlio insieme ai cavalieri era andato a caccia in questa foresta e aveva scorto in lontananza un grande cinghiale. Piuttosto che aspettare l'aiuto dei cavalieri, il principe si avviò da solo nella speranza di catturare questa preda. Ma cosa successe? Che mentre al galoppo non vede che c'è questo ramo sporgente, lo colpisce in pieno, cade da cavallo e sviene. E mentre è svenuto sogna che qualcuno lo sta avvelenando. Cosa succede? Che i cavalieri poco dopo lo ritrovano e pensano che sia morto, ma in realtà era solo svenuto, quindi cercano di rianimarlo. Una volta che si riprende, vede che vicino a lui, vicino all'albero dove era caduto, ci sono le zanne del cinghiale e pensa che sia stato il cinghiale stesso a portare i cavalieri da lui per salvarlo. Prende una zanna di cinghiale in mano e lo dice pubblicamente a tutti i cavalieri che è stato il cinghiale a portarvi da me e a salvarmi. Quindi questo è un luogo speciale. Ne parlerò con mio padre e di creare qui una città. E nel luogo dove trovò queste zanne creò la città di Kielce. Ma perché si chiama Kielce? La città si chiama Kielce perché probabilmente prende il nome da una vecchia forma grammaticale per indicare le zanne del cinghiale, perché si diceva Kielce Dzika, quindi zanne di cinghiale. Uno dei modi che si sente ogni tanto sporadicamente in Polonia, davanti a delle frasi ovvie, dei pareri ovvi che vengono dati durante una conversazione, potreste sentir dire chiedi al cinghiale se fa la cacca nella foresta. Proprio per dire come è logico che il cinghiale fa la cacca nella foresta, tanto è stupido chiederglielo, tanto è logica questa cosa che è stupido che me la stai chiedendo. Quindi se qualcuno vi farà una domanda retorica giusto per avere conferma delle cose scontate, dite chiedi al cinghiale se sta facendo la cacca nella foresta. Cominciare a scorrere! No, bomba, non davanti ai bambini! Oh, scusa! Poco lontano dalla statua del cinghiale possiamo trovare la collina del castello, cuore della città di Kielce. Ma qui non troviamo un vero e proprio castello, bensì qualcos'altro.
troviamo la cattedrale, costruita nel XII secolo in stile gotico, e poi troviamo il palazzo vescovile, costruito in stile rococò e barocco. Questo palazzo ricorda molto le strutture reali del passato, è stato costruito a metà del XVII secolo da un architetto italiano. Grazie alla residenza dei numerosi vescovi qui nella città, Kielce incomincia ad avere sempre più importanza al punto di diventare capoluogo della regione di Santa Croce. Alle spalle di questo palazzo vescovile possiamo trovare un giardino all'italiana. Oggigiorno all'interno di questo palazzo possiamo trovare il Museo Nazionale. Col fatto che oggi piove diventeremo più poveri. Per non beccare tanta pioggia faremo museo. Quindi primo museo. Ecco, museo bar. Iniziamo col museo della storia di Kielce. Questi oggi lavorano grazie a noi, che non c'è un'anima viva. Qui a Świętokrzyski c'è una montagna dove si credeva che sono le streghe che vengono durante la festa. Modello di macchina a vapore. La mappa di Trenitalia, no scherzo, dei treni della Polonia. 1885. 1885, qua c'è Varsavia. Varsavia, dove ci siamo stati? Cracovia, dove sta? Siamo qui. Oggi siamo qui. Qui, a Cracovia dov'è? Più giù. Ma dove Questa dove sta? Kielce. qui Santo? Sandomierz, una delle mie città preferite. E questa legge te la dovrei scrivere in fronte. Vediamo, c'è il tetagramma? Qui sono un po' Cerchiamo un tetagramma. qualcosa mo. L'ho trovato il tetagramma. Sono la lavatrice. In Italia si chiamava Pino la lavatrice. Più che lavatrice qua puoi fare la pasta sfoglia. L'aspirapolvere si chiama Beta. Elisabetta. Ho sempre educato. Qua ci mettevano le ceneri dei morti e ci facevano i caffè. Oh, somiglia a un'urna, però questa è la macchinetta da caffè. Non è una mucca però. Troviamo ora al Piazza del Mercato, che qui nel 1800 c'era un grande incendio dove i palazzi e il comune tutto è stato bruciato, ma dopo sono stati ricostruiti i palazzi. Invece là dove c'era il comune hanno messo le pietre
così che si può vedere dove c'erano i muri, dove c'erano le fondamenta di questo comune. Inoltre possiamo vedere anche una gogna che si trova sulla piazza, che veniva usata, e si trova qui anche una pompa che aspirava l'acqua. E niente, che altro devo dire? Una bella piazza, penso che quando c'è sole e quando si sta caldi si sta bene pure qui. Quando ero piccolina qui si mangiava una pizza con ananas quando venivo qui con la famiglia. Traditrice. Piove, piove, acqua di limone, accendi la candela e dici buonasera. Mi mancava la pioggia, solo che camminare con la pioggia e registrare col telefono, io non sei. Dove stiamo andando? Avanti, avanti. Supporto? Ok, approvato. Ci troviamo in uno dei parchi più vecchi della Polonia. Come si chiama il parco? Staszica. Al suo interno, oltre a un piccolo lago e al fiume Silnica, c'è anche una vecchia postazione di difesa, che in polacco si dice basta. È come se parlasse napoletano, e basta. Basta la pasta. Comunque c'è questa piccola postazione di difesa che adesso è adornata, modificata, sembra un piccolo castello, ma col dire di rondello. E se non ho visto male ci sarebbero dei locali al suo interno. Stiamo camminando su una via, mi sento molto osservato. Adesso capirete il perché. Niemen non è un uomo. Niemen, questo è men. Questo sì che è un vero uomo. Non la conosco, ma sicuramente era mezza italiana. Gallina. Scusate, gallina. Quelli che avete appena potuto vedere sono solo alcuni dei busti che si possono trovare in questo parco sulla via delle celebrità. Sono davvero tanti. Io mi sono sentito molto osservato, quasi nessuno conoscevo, tranne alcuni più famosi come Marilyn Monroe e altri che ho registrato perché mi piaceva il nome. Man, no man, gallina, coccodè, insomma questi qua. Guarda qua. Contenta? Vediamo se riusciremo a entrare in una grotta, perché può darsi che i piedi non si stanno. Kielce si trova nella regione di Świętokrzysk, Santa Croce, e questa regione è piena di colline, quindi anche Kielce si trova su una collina e nella città è possibile vedere l'andamento delle strade verso l'alto, verso il basso, insomma sono tutte salite e discese, e proprio grazie al fatto che si trova in collina è possibile vedere dei dintorni riserve naturali, parchi o le cave dove è possibile vedere stalattiti, stalagmiti. Siamo riusciti a prendere il biglietto, dobbiamo aspettare un'ora per fare il nostro tour in questa grotta che si trova a Jaskinia Rai. A Kielce ci sono diversi percorsi sia per fare trekking ma anche per esplorare i paesaggi nei dintorni, tra cui fare proprio un percorso da Kielce a arrivare fino a qui a Jaskinia Rai a piedi, per poi continuare al castello di Kęciny che noi vedremo dopo.
faremo a piedi da Jeschinarai, da questa cava al castello di Kencine, che dista all'incirca 1 ora e mezza. Come si può vedere pure da questa mappa, qui è Kielce, noi al momento siamo qui, Jeschinarai, e andremo qui a piedi. Tutti questi numeri che voi vedete sono tutte le riserve naturali, le colline o le grotte che è possibile visitare in tutta la zona, e da Baltuf, dalla numero 1 fino alla numero 22 qui è possibile fare tutto il percorso, se non sbaglio, a piedi. Stiamo aspettando il nostro turno, ma non sappiamo se riusciremo a registrare. È uscito un bel tempo. Blu. Il cielo blu. E prima pioveva. Eravamo tutti frutti. Vabbè, andiamo a fare un percorso che dovrebbe durare 1 ora e mezza. Mi sa che è 6 km, 6 o 8, non mi ricordo. 6 mi sa. Fino al castello che si trova a Kencine. Il percorso è di colore rosso. Speriamo che non ci perdiamo. Mentre facciamo questo percorso buttati nella natura, vi vorrei raccontare alcune cose dalla grotta che abbiamo appena visitato, ma che ahimè non è stato possibile fare foto e video per il semplice fatto che ogni luce è una fonte di calore e quindi andrebbe a danneggiare l'ecosistema presente nella grotta. È stato molto interessante perché era piena di stalattiti, stalagmiti e di colonne che si formavano tra l'unione di stalattiti e stalagmiti. I pipistrelli vivono, solo che sono diversi tipi di pipistrelli, sono questi che vivono nelle grotte e questi che scelgono altre cose. Dice vivono, ma questi vengono durante l'inverno per dormire, avere la ibernazione, per avere ibernazione vivono là, perché nella grotta in tutto l'anno è la stessa uguale temperatura, 8-9 gradi. Quindi è stato davvero interessante, abbiamo visto ragni grossi così, ragni velenosi. Quando ti danno un morso non è che ti avvelenano tanto, ma diciamo lo senti come se ci fosse di appunto non vespa ma queste grandi. Un calabrone? Tac, un calabrone, bravo. Intanto ci troviamo in mezzo alle foreste, alla riserva naturale di Jeschinarai. È davvero bello, rilassante. Vi consigliamo fare questo percorso se ci sarete nelle vicinanze. Dura questo percorso rosso. Ci sono 20 km da fare da Kielce a Kencine, vedendo le colline o le cose tipo riserve naturali, e dura più o meno 5 ore, che noi non abbiamo così tanto tempo di farlo intero, ma facciamo una parte. E mo dove c'è? Rosso di là. Per capire da che direzione andare ci sono sugli alberi dei segnali rossi, quindi facciamo tipo la caccia al tesoro. Il tesoro è la nostra vita, perché se ci perdiamo... Addio, addio, amici, addio. Lo vedete? È lì. Dobbiamo arrivare lì. Oh, ce n'è di strade da fare. 1 hour later. Lì. Oh, c'è il cartello. Scusate. Lì. Tra mezz'ora arriveremo.
Dopo tanto camminare, finalmente siamo arrivati alle rovine del castello di Kencine. Kencine è vicino a Kielce, ma non è una grandissima città, è una piccola cittadina, ma il punto più importante è proprio il castello. Questo castello fu eretto per volere di Venceslao II alla fine del XIII secolo. Ebbe non solo la funzione di fortezza reale, ma fu fatto soprattutto per fronteggiare i cavalieri teutonici che si stavano avvicinando. Tanto è vero che poi, quando ci fu la battaglia di Grunwald, molti teutonici che una volta sconfitti vennero portati qui perché il castello ricopriva anche il ruolo di prigione. Nel corso della sua storia questo castello ha vissuto diversi periodi, non solo un periodo gotico come possiamo vedere, ad esempio la torre più vicina a noi è la parte più vecchia di questo castello. Possiamo vedere come il castello è fatto soprattutto con la pietra che si può trovare da queste parti. Una cosa interessante è che qui si nascosero non solo diversi re importanti, ma anche Buona Sforza, con lei anche il suo tesoro. Il castello finì totalmente in rovina con il diluvio svedese, quando gli svedesi invasero la Polonia e nelle battaglie che seguirono distruggevano man mano che proseguivano la loro avanzata. Fino al 2013 questo castello era totalmente in rovina. Dal 2013 al 2017 ci sono state le ristrutturazioni che hanno permesso di vedere in maniera un po' più approfondita queste rovine, oltre in maniera più approfondita anche in maniera più sicura per i turisti. Una cosa che non siamo riusciti a vedere oggi, perché il tempo, benché è stato molto benevolo nei nostri confronti, ma non è molto ottimale, è che da in cima alla torre possiamo vedere in quella direzione la catena montuosa Tatre, quando proprio bel tempo si vedono in lontananza i contorni della catena montuosa Tatre. Questo è il famoso trono di spade. To nie pozytywne. Chi è questa compagnia che ti sei trovato? Lui? Come ho dimenticato il suo nome, abbiamo parlato tanto, è davvero un bravo amico. Lui è... Oh, Sir Nick. Avevo dimenticato il nome, lui è Sir Nick. Sir Nick. Saluta. La scarpa se n'è andata. Dai giusto piede. Sir Nick. Non si preoccupa. Dai, fammi una foto. Una delle leggende che ci sono attorno a questo castello è ad esempio che un re che visse in questa struttura fece alloggiare lontana da corte la regina, sua consorte, perché era brutta, e visto che a lui piacevano le belle buttò la regina in questo castello e se ne andò da un'altra parte. Un'altra cosa, si dice che di notte
se si guarda verso la città dal castello è possibile vedere un cavaliere al galoppo, che poi sopra la torre, questa qui che vedete alle mie spalle, si può vedere il fantasma di una dama bianca. La cosa vera e certa è che ancora oggi dentro questo castello ci sono tanti spettacoli, tanti eventi, soprattutto durante il periodo estivo, no? Ci sono anche spettacoli notturni con giochi di fuoco, spadaccini. È possibile partecipare a questi eventi prendendo anche parte al tiro con l'arco. Quindi adesso la parte più brutta, tornare a Kielce. Sono stanco già, faccio... Chiedi al Signore, forse ti porta in braccio. Sì, te lo giuro. Fai? Ah, ti fai il selfie con il castello dietro. Cammina là, muoviti. Pensavate che mi facevo tutta la strada al contrario? No. Sono già troppo vecchio per certe cose. Siamo vicino alla fermata del pullman, più vicina per tornare a Kielce. Là si vede il castello sullo sfondo e noi ci risentiamo mo che arriviamo. Ciao. Siamo ritornati a Kielce, ma ci stiamo incamminando verso un altro punto panoramico in collina, dove è possibile vedere lì una chiesa, ma soprattutto inizia il percorso rosso di cui vi abbiamo parlato prima, che noi abbiamo iniziato diciamo a più della metà, perché ci trovavamo già alla grotta di Jaskiniarai. Noi stiamo andando adesso su questa collinetta per vedere il panorama e vedere effettivamente quanta strada ci siamo saltati grazie ai mezzi pubblici, ma anche per capire realmente il percorso che si può fare a piedi da Kielce città fino al castello di Hercina. Visto che vi ho menzionato Jaskiniarai, ho dimenticato di dirvi che il nome Jaskinia significa cava, grotta, mentre Rai paradiso. Un dettaglio interessante della grotta di Jaskiniarai e di tutte queste grotte simili dove è possibile trovare stalattiti e stalagmiti, ci è stato spiegato che per aumentare di 1 centimetro una stalattite ha bisogno dai 100 ai 150 anni in base al tipo di microclima che si trova al suo interno, che si trova all'interno della grotta. Per quanto riguarda quelle polacche, tendenzialmente si aggira intorno ai 100 anni. Invece le stalagmiti hanno bisogno di almeno 200 anni per eriggersi dal pavimento. Stalattiti, come le stalagmiti, sono fatte di pietra calcarea. Pertanto questo tipo di pietra al suo interno è cavo e l'acqua riesce a passare tranquillamente. Però visto che l'acqua passa dall'alto verso il basso, con sé trascina piano piano le proprietà di questa pietra, quindi col passare del tempo si calcifica e forma le stalattiti o le stalagmiti. Però se qualcuno volesse togliere per puro caso un pezzo di stalattite per dire guarda c'è il ricordino, cosa accadrebbe? Che dopo un determinato periodo di tempo la stalattite si asciugherebbe, perché non ha più quella fornitura d'acqua, non ha più quel microclima dove poter crescere e durare, e pertanto si asciugherà diventando polvere, come te Cascia e come me. Polvere eri, polvere sei e polvere ritornerai. Niente, andiamo a vedere sto panorama, se non moriamo prima. La vedete quella chiesa là in fondo? Bene, noi pensavamo di arrivare là, invece abbiamo sbagliato percorso, ma è proprio da là
in fondo che inizia il percorso turistico che abbiamo, diciamo, fatto da metà. Da lì e vi porta fino là in fondo, e da quelle parti ci sta il castello. Dall'altra parte? Di là? Boh, non lo so, insomma già ho passato il mio orientamento. A few moments later. Non so, ci siamo persi? Che Bagné o Tech? E dove stiamo andando? It's me, Mario! Ora mi sto per rompere la schiena. Grazie a Super Mario che ci ha dato gli indizi. Che ci dà gli indizi Super Mario. Dove sta? Sta da guarda. Funghi velenosi di Mario che va seminando. Lui sì che è il vero pollicino. Grazie Mario. Ora sì. Ora sì che abbiamo Super Mario. Che bello. E questa è la chiesa. Insomma, da qua parte il percorso. Dovete andare giù. Ve lo fate tutti per... Vi scaricate l'applicazione Traseo. Vi vedete i percorsi e via. Noi l'abbiamo già fatto. Stiamo camminando pure di più visto che stiamo sbagliando i percorsi ogni volta. Mia moglie sembra Batman adesso. Un pipistrello. Per oggi è tutto. Per il momento è tutto. Baci, abbracci, tanto per fare. Ci rivediamo tra poco. Salute. Il tempo fa piove, non piove, piove, non piove. Mostra sole. Insomma, di là il cielo è nero e di qua celeste. Dipende da come gli gira. Dipende da come ti giri. Possiamo dire che anche qui a Kielce non c'è un vero e proprio centro storico. La città iniziò, si hanno delle fonti dove i primi insediamenti risalgono al V secolo a.C. e nello stesso periodo da queste parti abitavano i Celti. Poi iniziò a diventare un punto importante per gli scambi tra contadini, pescatori e artigiani, commercianti vari, e pian piano questo insediamento diventò sempre più grande fino a poi a diventare come abbiamo detto una città prevalentemente religiosa abitata dai vescovi, un punto importante dove si insediarono, e quindi Kielce iniziò a diventare una città con una certa autonomia, con una certa importanza, tanto è vero che poi è diventato capoluogo già della regione di Santa Croce. Possiamo dire che comunque qui a Kielce si tiene la seconda fiera più grande e più importante di tutta la Polonia, e nel corso della sua storia, senza entrare nello specifico in ogni dettaglio, possiamo dire che è stata una delle prime città liberate da Piłsudski, generale polacco durante la prima guerra mondiale. Anch'essa ha visto diverse battaglie, quindi anche cambi di dominio su di essa, però possiamo dire che bene o male è rimasta quasi del tutto intatta, a differenza di altre città. Ma anche il gesto più importante non c'è. Vedi? Proprio come a Versailles, stessi colori c'è. E la stessa marca, Solaris. Qualità.
piove di nuovo, ma almeno siamo riusciti ad arrivare a fine video. Ti è piaciuta Kielce? Kielce ci è piaciuto davvero tanto, vale davvero la pena venire per passare una giornata diversa e anche avere la possibilità di fare trekking sulle colline. Davvero bello. Poi comunque c'è un'applicazione che ti dà tanti percorsi diversi. Noi oggi ci siamo fatti 36.000 passi, 700 che corrisponde a 24 km. 23 km abbiamo fatto. Quasi 24, ma finché arriviamo a destinazione saranno 24 e passa. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, vale davvero la pena nei dintorni visitare, passeggiare, essere preparati a caldo e freddo, ma soprattutto visitare le grotte. Lasciate un commento, lasciate un mi piace, condividetelo e restate con noi anche per il prossimo video. Au revoir.